L'acqua, uno dei beni primari sulla terra, è essenziale per la vita, sia nostra che degli animali che delle piante. Noi oggi ci andremo a concentrare su queste ultime, le nostre amate piante. In questo video ci sono consigli su come diminuire l'utilizzo eccessivo dell'importante risorsa che è l'acqua. Non credete, errando, che tutte le piante possano stare completamente senza acqua, perché esse attraverso le radici o attraverso l'umidità notturna o attraverso qualsiasi modo andranno a recepire un minimo di umidità che gli servirà alla loro crescita. Infatti molti sono gli agricoltori che si lamentano della bassa produzione a causa della siccità che ogni estate si presenta inesorabilmente, un'estate più, un'estate un po' meno, ma comunque il caldo e la poca acqua si presenta ogni anno. Molte sono le persone che, non avendo un pozzo o la possibilità di raccogliere l'acqua piovana, non fanno l'orto nei propri possedimenti terrieri. Le piante, soprattutto quelle coltivate su larga scala in monocoltura, hanno bisogno di tanta acqua, tantissima acqua. Cioè, così ci dicono e ci insegnano, un po' a torto secondo me, che è essenziale per una normale produzione dare tantissima acqua. E io vi faccio questa domanda e vi andrò anche a rispondere: perché si utilizza così tanta acqua? Motivo secondo me perché sono coltivate piante che necessitano in abbondanza acqua. Sono varietà puntate solo alla produzione e non alla loro adattabilità in un ambiente, e quindi non si punta a risparmiare dal punto di vista idrico. Più acqua c'è in un vegetale, più esso andrà a produrre, più farà fiori, più farà frutti, e più i frutti saranno pieni d'acqua, più saranno pesanti, e quindi maggiore sarà il guadagno al momento della vendita. E questo in tutti i supermercati lo possiamo andare a notare in qualunque prodotto. E il terzo punto: i sesti di impianto, cioè la distanza che intercorre tra una pianta e l'altra e una fila di piante e l'altra, non sono adatti al risparmio idrico, sono delle distanze adatte a far passare le ruote enormi dei trattori, e lì quindi ci sarà molto sole che andrà a picchiare sul terreno e quindi l'acqua non verrà trattenuta e evaporerà molto più velocemente. Questi, a mio avviso, naturalmente sono i punti più importanti degli, secondo me, infiniti motivi per cui si usa tanta acqua nelle coltivazioni convenzionali, sprecandola e non permettendo in nessun modo di creare le condizioni necessarie per il suo mantenimento all'interno del suolo e per permettere alle piante di averne un po' meno bisogno rispetto alla media. Questo accade naturalmente nelle grandi aziende, infatti più estese saranno le superfici coltivate, più la quantità d'acqua utilizzata sarà maggiore, e anche tutti i macchinari come i trattori e i motocoltivatori saranno grandi per permettere grandi lavorazioni e grandi concimazioni. Poi, in questo caso, a mio avviso, più lo spazio sarà ristretto, un orticello più piccolo, più potremmo riuscire a risparmiare con facilità ingenti quantità d'acqua. Quindi se andremo a coltivare in uno spazio più piccolo, anche solo di 1 ettaro coltivato in modo preciso, quindi poco ma fatto bene, andremo secondo me con maggior facilità rispetto a grandi estensioni a risparmiare acqua. L'acqua, come detto precedentemente, come si sa, è essenziale per la vita sulla terra, non ne possiamo fare a meno, diciamolo, ma non è essenziale darla in immense quantità tutti i giorni, a tutte le ore, a tutte le piante che noi andremo a coltivare. E ora vi spiego il perché. Qua naturalmente si aprono centinaia di sentieri che ci porteranno in differenti argomenti importantissimi, molto sensibili e anche molto complicati, ma noi andiamo a prendere il sentiero con il cartello, con la domanda: coltivare senza acqua è possibile? Sì, ma certo, potremmo andarlo a fare, ma come? Ci arriviamo con cautela, essendo complicato e anche arduo da spiegare per me personalmente. Naturalmente scrivete un commento riguardo a cosa ne pensate su questo argomento. Mi raccomando, sentire diverse opinioni è sempre utile e a mio avviso costruttivo, e naturalmente sedete con rispetto. Questo video non andrò direttamente subito al punto, cercherò di fare in modo più riassunto possibile, ma è un argomento molto ampio, e se per caso avete difficoltà a seguire argomenti molto lunghi, stoppate un attimo il video, fate qualcos'altro e poi andate a riprenderlo in un momento seguente, in modo da essere concentrati a piccoli pezzettini per comprendere al meglio questo importantissimo argomento. Cercando e bazzicando su internet potrete notare che consigliano i siti di agricoltura convenzionale di dare in estate, quindi quando fa molto caldo e le temperature sono alte, soprattutto in Sud Italia, in media dai 5 ai 7 litri al giorno, se la temperatura mattutina è abbastanza fresca, naturalmente 5-7 litri al metro quadro, per piante da orto, arrivando fino a quasi 10 litri al metro quadro se fa caldo, ripetendo questa operazione sia la mattina
e sia il pomeriggio tardi, aumentando ancora questa cifra se il terreno ha la capacità di trattenere meno acqua. Per me personalmente si sono un po' bevuti il cervello, non so. Sono tanti, avete ragione, e tanto è il tempo da spendere nell'orto ad annaffiare, e tanti i soldi sono per l'acqua, per chi ha un acquedotto, e tanti sono i soldi spesi per l'elettricità, per le pompe, per pomparle fuori dai pozzi. Per diminuire questi numeri bisogna partire dalla cosa più importante. Secondo voi qual è? Scrivete sotto nei commenti se lo sapete già. Il suolo è la cosa più importante. Esso contiene tutto, ma proprio tutto. Esso trattiene l'acqua, immagazzina nutrienti e ospita le fondamenta delle nostre piante, le radici. Il suolo è vivo quando contiene tanta sostanza organica, tanti lombrichi e insetti, tanti batteri e microrganismi invisibili all'occhio umano, e quando possiede la capacità di trattenere, infiltrare e rendere disponibile l'acqua alle piante. Quest'ultima è la più importante: quando possiede la capacità di trattenere, infiltrare e rendere disponibile l'acqua alle piante coltivate. Se non possiede l'acqua, tutta la vita avrà difficoltà a sviluppare e a crescere. Naturalmente, se non c'è la vita, difficilmente ci sarà l'acqua, e se non c'è l'acqua, difficilmente ci sarà la vita. Quindi dovremo andare a creare condizioni necessarie perché queste due componenti importantissime possano vivere e svilupparsi in simbiosi. Quindi andiamo nel pratico. Il primo passo per riuscire a diminuire l'apporto di acqua esterna, quindi che diamo noi alle piante, è di tenere vivente il suolo. Come? Allora, iscriviti intanto, che tra poco uscirà un video su come rendere vivo il suolo del tuo orto. Quindi ricominciamo. Se il suolo è vivo, trattiene acqua, e se ha questa caratteristica le piante ne richiederanno molta meno in futuro. Questo perché attorno alle radici delle piante vivono le micorrize, un'associazione simbiotica tra un fungo e la pianta superiore, localizzata nell'apparato radicale del vegetale. Oltre a assorbire nutrienti, queste micorrize, che sono invisibili, sono dei mini funghi che però in certi casi possono essere anche visibili come qualsiasi normalissimo fungo, presentano esse le capacità di essere più tolleranti agli stress ambientali e quindi, essendo in simbiosi con la pianta, l'aiutano alla grande nei momenti di bisogno. Quindi queste micorrize che stanno all'interno delle radici delle piante e che le connettono tutte tra di loro, nel momento di stress, di fabbisogno, nel momento di un temporale, di siccità o di freddo, andranno a aiutare le nostre piante a reagire nel migliore dei modi. Farò un video, scusate, approfondito su questo, ne sento proprio il bisogno. Lascia un like se lo vuoi e fammelo sapere naturalmente nei commenti, perché così almeno sarò molto più motivato a farlo. Quindi, allora, prendi appunti. 1. Il primo passo è rendere vivo il suolo. In poche parole, aggiungi materia organica, compost, mantienilo coperto con una pacciamatura organica alta almeno 15 cm, perché se è più bassa e più fine non andrà a sviluppare le funzioni necessarie. Lavorano il meno possibile, non rivoltare gli strati del suolo, non rivoltare le zolle, e utilizza nel caso della sua lavorazione la forcavanga o la grillinetta in modo da immettere ossigeno nel terreno, e crea sesti di impianto in consociazioni delle tue coltivazioni in modo da mantenere il terreno coperto dalle foglie dei vegetali, in modo da avere sia una pacciamatura organica morta che si andrà poi a decomporre e una pacciamatura viva di piante appunto in accrescimento e viventi. Ah, che complicato. Ok, continuiamo. Come per la cura del suolo è importantissimo tenere coperto il suolo completamente da uno strato spesso di materia organica chiamata appunto pacciamatura. Essa diminuirà la dispersione dell'acqua, impedendo l'evaporazione eccessiva appunto dell'elemento liquido, e aiuterà il suolo e le piante alla loro termoregolazione in modo da diminuire gli stress per l'eccesso di calore dalla mattina alla sera. Anche questo è un ampio argomento, vi lascio in alto a destra qui e in descrizione un video sulla pacciamatura nell'orto, mi raccomando guardatelo per approfondimenti essenziali. Andiamo subito al passaggio numero 3. Sottovalutato, ma secondo me senza di esso il nostro obiettivo sarebbe molto più difficile da raggiungere, che sarebbe usare piante e varietà adatte. Per risparmiare acqua si può coltivare varietà di piante adatte al nostro ambiente e al nostro clima, e anche piante che riescono a resistere con maggior facilità senza acqua per più giorni o anche per un'intera stagione siccitosa. Quindi potremmo cercare e trovare varietà di semi e piante locali che si sono adattate nel corso degli anni al luogo in cui sono state, appunto coltivate per diverse stagioni di seguito. Oppure potremmo andare a trovare
varietà provenienti da paesi esteri nei quali il clima è arido e seminarli in modo controllato nel nostro orto. Questo aiuterà di moltissimo nel processo di risparmio idrico. Calcolate che se un seme viene seminato per vari anni nello stesso luogo, dopo all'incirca 3 anni avrà sviluppato le capacità di adattamento necessarie per una crescita più rigogliosa e resistente al clima in cui è stato coltivato. Il punto numero 4, questo qua è breve ma utile, sarebbe di utilizzare sostegni verticali sui quali andranno a crescere delle piante che con le loro fronde verdi possano fare ombra ad altri ortaggi. Queste piante possono essere pomodori, fagioli e piselli rampicanti, qualsiasi albero da frutto, mais, topinambur e così continuando. Questo permetterà alla parte del suolo in ombra a riscaldarsi meno e quindi a lasciare evaporare un minor quantitativo di acqua. In questo caso io ho seminato dei fagioli neri dei Caraibi che si arrampicano fino all'incirca 2 metri di altezza, che non necessitano quasi di nessuna irrigazione e quindi di zero acqua, che poi andranno a fare ombra alle piante che richiedono più umido e più riparo dal sole cocente, come per esempio basilico, insalate e bietole. Ricapitoliamo: suolo, pacciamatura, varietà adatte e ombra sono i più importanti passi per risparmiare acqua. Il suolo, se sarà più vivo, aumenterà anche la produzione dei nostri ortaggi e le varietà coltivate, le varietà che abbiamo cercato adatte al nostro luogo saranno splendide e fantastiche e sarà bellissimo sperimentarne di nuove per avere poi prodotti di diversa tipologia e anche colori. Ombra e pacciamatura aiuteranno alla grande questi processi di vivificamento dell'orto e di resistenza delle piante. Quindi è possibile coltivare senza acqua, ma certo, senza è difficile, ma con poca, seguendo questi passaggi elencati, sarà molto più facile e sensato farlo. Naturalmente, se sei un'azienda agricola e l'obiettivo principale dell'agricoltore è la produzione, l'acqua appunto aumenta il rendimento delle piante. In certi casi è necessario darla per non sciupare il raccolto e non sprecare tempo e le piante che abbiamo trapiantato nel nostro terreno. Mi raccomando, lascia un bel like se ti è piaciuto questo complesso video e mi raccomando commenta domandando se hai per caso dei dubbi o scrivendo se hai opinioni al riguardo, e anche se volete un video su come rendere vivo il suolo e sulle micorrize, che sono queste cose piccole ma importanti per la vita del nostro sottosuolo. Iscriviti e condividi questo video a qualche tuo amico che ha un orticello e mi raccomando vai a sfogliare tra i miei video fatti in precedenza. Io vi ringrazio per aver visto il video e vi auguro naturalmente una buona giornata.